all'interno Luca Salvadori. Oh mamma mia, la Marra subito. Cerca all'interno, si toccano. Cerca subito l'interno, non vuole lasciare spazio alla Marra. All'interno Luca Salvadori. Oh mamma mia, la Marra subito. La Marra subito. Mamma mia, non ha aspettato neanche un istante. Porca paletta, che entratina che ha fatto il buon Eddie. Vabbè, ho già capito come andrà a finire questa gara. Intanto io segno sul taccuino. Salvadori, Perotti, Scroi, partito che molto bravo bene. Ma ho visto bene? Si è fatto tutta l'arrabbiata 1 di traverso? E pensare che io ero preoccupato dalle gomme perché abbiamo su un SC0 che con queste temperature sui 13 gradi è difficile portarla alla fine. Quindi io per adesso continuo a guidare bello pulito e vediamo cosa succede. C'è il gioco delle scie qui sul rettilineo del Mugello che può ricompattare il gruppo, ma se ne vanno e addirittura i primi due, grande velocità per la Marra. Salvadori sferricciata all'interno di Eddie La Marra, chiaramente De Marra, e che Eddie ha dichiarato guerra subito Eddie La Marra alla prima staccata, e Luca ci sta assolutamente nella battaglia, gli ha risposto, adesso ha preso il comando della gara con Perotti che deve contenere Sgroi. Sono un mezzo quartetto perché i primi due hanno un piccolo margine di vantaggio sugli altri. Si vedeva che era nell'aria. Devo dire, in questo cambio di direzione con la posteriore che se ne va, mamma mia, sta rischiando tantissimo Eddie, ma Eddie tanto guida così.
quando ripasseranno di lì si rivedrà. Esatto, magari ci lascia sopra l'autografo, magari dopo, nuovo passaggio sul traguardo. Prendono un vantaggio, attenzione. Allungano, e tra l'altro 51,8 giro veloce di Adi Lamarra, 52,0 per Luca Salvadori. Vediamo se Luca attacca, no, niente da fare in questa staccata la San Donato. A parte stare qui dietro e godere a vedere queste strisciate nere lasciate giù dalla Aprilia 1100 con sopra Eddie, ho notato due cose importanti. La prima, che la mia BMW quando prende giri e va in alto, quindi nel rettilineo, è molto veloce. Al contrario, l'Aprilia, essendo un 1100, quando esce dalle varianti o quando deve salire su dalle arrabbiate con una marcia un po' più lunga, quindi di terza, noto che mi dà un po' di metri avendo più coppia, ovviamente essendo un 1100 contro un 1000. Quindi devo sfruttare il mio punto forte, la velocità sul rettilineo e la scia che mi sta dando Eddie. Quindi l'importante è arrivargli sempre attaccato al sedere o al massimo con un 30-40 metri, in modo che in fondo al rettilineo a 300 all'ora il mio motore più la sua scia mi possa far recuperare quello che magari perdo un po' fuori dalle S, e soprattutto in quei curvoni veloci dove io invece sono un po' sotto coppia. Cerca di chiudere il gap nei confronti di Lamarra. Occhio a Michel Fabrizio, Carlo, che mi sembra in rimonta molto decisa. Sì, è stato veloce quanto Lamarra, che era stato il più veloce nel giro precedente. In questo giro invece Lamarra 1.52.4, Salvadori quasi no. Niente, vai. 1.52.4 Lamarra, 1.52.3 Salvadori, quindi sono tutti lì. Più veloce in pista Michel Fabrizio. Tra l'altro BMW a bomba all'interno è molto veloce la BMW di Luca Salvadori, però poi Lamarra nel misto, nelle staccate, riesce ancora a riportarsi davanti. Questo significa che sarà una battaglia infinita tra questi due campioni. Lamarra ha fatto una staccata dove la ruota posteriore si confondeva con quella anteriore, perché la moto si scomponeva completamente, però è stata efficace perché è passata in testa. Chiaramente Salvadori non molla.
guarda che è un po' più in ritardo, ma c'è. Può provare di nuovo all'interno ad andare ancora ad attaccare la l'Ampa. Difficile superare Di Lamara in staccata. E dicevo, bellissima questa formula che consente a tutti i piloti di esprimersi al massimo. Qui l'elettronica gioca un ruolo molto minore rispetto ad altri campionati, e quindi possiamo rivedere le virgole nere sull'asfalto, possiamo rivedere piloti che intraversano la moto, che comunque la mettono in crisi, e questo è il bello del motociclismo, che abbiamo un po' perso in altri campionati, dove invece con l'elettronica le moto sono diventati dei trenini. Eddie è andato veramente forte, è riuscito a staccarmi un pochino, ma soprattutto anch'io sono riuscito a staccare i miei inseguitori. E come vedo dalla tabella ho un secondo. Quindi adesso, dato che abbiamo un po' di margine dietro, è importantissimo avvicinarmi a Eddie, cercare di passarlo senza fare troppa battaglia e vedere di imporre un pelo il mio ritmo e provare a vedere come va. Ma tanto so che i piani non vanno mai come li si pensa. In una situazione un po' una zona della pista dove non ce lo aspettavamo, anticipato questo cambio di direzione, perdonami Carlo, ma è passato all'interno, ma la risposta è di Lamarra che va a cercare il cordolo, non c'è spazio, però Luca non va a forzare la difesa, cerca forse l'incrocio dall'altra parte, ne approfitta Fabrizio Perotti che riaggancia la posteriore di Salvadori, ma Fabrizio stava già spingendo velocemente, è arrivato anche il Peros con la Yamaha della Motos Racing, quindi in questo momento Lamarra, Salvadori e Perotti per la vittoria del National 1000 al Mugello. Che fatica ragazzi, lo sapevo, è un osso duro nel corpo a corpo. Purtroppo, come preventivato prima, Perotti adesso si è ravvicinato ed è diventato di nuovo il terzo incomodo. Azione razzo missile, Salvadori con la BMW, però va un po' larghino, però riesce comunque a tenere la bravo Eddie, però all'interno che ha detto io rimango attaccato al cordolo, però arriva di nuovo la risposta di Salvadori che cerca l'interno, si toccano leggermente con Eddie che dice wow ragazzo, ti ho sentito stavolta ci sta, siamo nel finale di gara di Lamarra che si va a voltare, dice attenzione piano, rimaniamo tutti Perotti è pericoloso secondo me. Scusami Peroz, ma devo chiudere la porta perché se ti ci metti anche tu qua non ne usciamo più. E anche te, Eddie, siamo andati vicinissimi al disastro, perché se non avessi rialzato un pochino la moto e ci fossimo toccati sdraiati per terra, saremmo andati a raccogliere le pannocchie. Quindi assolutamente niente di personale, ma ho dovuto rialzare un pelo la moto per evitare il disastro.
sarà facile difendersi e allo stesso tempo cercare di attaccare Eddie. Ma secondo me arrivano, non dico in volata, ma quasi tutti e tre, perché ora in alcuni punti qualcuno è più veloce, in altri qualcuno... Guarda qui, il contatto, sì, qui l'ha toccato, certo, no, gli ha toccato il braccio. Anche più di quello che sembrava. Gli ha toccato il braccio, infatti vedi che la Marra scuote un po', scuote un po' la testa, come a dire, ma guarda, questi sono proprio matti, guarda cosa fa. No, lui invece lui che sta guidando in maniera sobria. Dice, io sono tranquillo e questi invece succede a toccare sul gol. Salvadori di nuovo all'interno, sfruttando tutta la potenza della BMW. Eddie prepara la super staccata che gli abbiamo visto fare tante volte nel corso di questa gara. Molto bravo, traiettoria interna, mentre è un po' largo Salvadori che poi deve chiudere, ma perde un po' di terreno. Come avete visto, in staccando in fondo al dritto ho guardato molto attentamente se Eddie era all'interno, per il semplice fatto che Perotti sta diventando veramente una spina nel fianco ed è inutile stare lì a sorpassarsi e risorpassarsi, perché è un attimo beccare 2 sorpassi in una curva e perdere il treno per la vittoria. Quindi adesso basta lotte, facciamo un giro per staccare il nostro inseguitore senza darci fastidio e vediamo di giocarci la vittoria a 2 nelle ultime curve dell'ultimo giro. Tanto si è capito, non mi lascerà mai davanti per più di 4 curve. Quindi il mio piano è quello semplicemente di stare attaccato fino all'ultima curva per poi prendergli la scia e cercare di sbucare per prima della linea del traguardo. 52,7 Salvadori, non una gran differenza, ma quello che basta per impedire a Luca Salvadori l'attacco alla staccata della San Donato. Sì, ha preso quel vantaggio che ha consentito, appunto, che non ha permesso, scusami, a Salvadori di prendere la scia di Lamarra, e comunque hanno già recuperato. Siamo nel corso dell'ultimo giro, sono ancora tutti e tre molto vicini, si è staccato leggermente Perotti, mentre Fabrizio ormai sembra non poter lottare per il podio. Anche Luca Salvadori per tenere il passo del rivale, però è troppo lontano per portare l'attacco e forse l'unica speranza è riuscire a riavvicinare al correntaio e alle biondetti il pilota della Aprilia e poi giocarsi tutto in volata, perché con questa distanza, come ricordavi tu, non ci sarà neanche volata, ma Eddie sembra imprendibile al correntaio. Qui forza Luca Salvadori, forza, è uscito fortissimo, non vuole mollare. Biondetti 1, Biondetti 2, deve cercare in tutti i modi, ma è difficile restare vicini a un Eddie Lamarra così, che riguadagna ancora qualche metro quando siamo alla staccata della Bucine. A margine Eddie Lamarra, vediamo se riesce a girare non troppo largo. Sì, perfetta sintonia di traiettoria tra Lamarra e Salvadori, ma il traguardo adesso si avvicina. Cazzo, ho dato veramente tutto me stesso l'ultimo giro, ma più forte di 1.52.4 dopo 10 giri veramente non ne avevo di più. Eddie all'ultimo giro ha fatto 1.52.6, tempi veramente velocissimi per essere a gomma finita sul finire di gara, ma l'importante era quello di risalire sul podio dopo i casini di Misano. Abbiamo recuperato la terza posizione in campionato, attaccati al secondo. L'unico problema appunto è che adesso con queste 2 vittorie la Marra è a punteggio pieno, quindi l'obiettivo è a Imola vincere senza troppe scuse, altrimenti in caso di terza vittoria di Eddie il campionato diventerà veramente complicato da conquistare. E dato che nel 2017 l'ho perso per un guasto alla moto e un infortunio, e nel 2018, come avete visto tutti, mi sono steso quando ormai ce l'avevo in mano, sarebbe il caso quest'anno di portarlo a casa. E soprattutto darebbe molto più gusto con questi avversari che sono veramente di un livello stellare. Vabbè, comunque adesso andiamo in zona podio e andiamo a festeggiare con il team, perché comunque è un risultato bellissimo.
dargli la tuta che gli hai sporcato il gomito. No, era come cosa è successo? Un normale contatto. No, e poi questa è solo la seconda gara, finale dobbiamo fare la parcella dainese che non ce l'ho mai avuto. No, e poi entro finale mi sa che toccherà anche a me, quindi poi vediamo, Esatto, torniamo vediamo alla fine chi deve pagare la polizia.